Ciao viaggiatori e bentornati sul mio canale YouTube. Dopo avervi portato nella scorsa puntata alla scoperta del centro storico di Riga, in questo nuovo episodio continueremo l'esplorazione della capitale lettone, visitando dei luoghi molto suggestivi. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Bando alle ciance, partiamo! Ed eccoci giunti al secondo giorno qui a Riga, nella capitale lettone. Il nostro tour oggi comincia da questa piazza. Qui vicino si trova il museo dell'occupazione che tra poco andremo a visitare, ma dietro le mie spalle, come potete ben vedere, si trova una statua abbastanza controversa. Rappresenta infatti tre fucilieri lettoni che nell'epoca dell'occupazione sovietica della Lettonia iniziarono a lavorare per Lenin. Alcuni vedono questo monumento come un monumento che rappresenti, diciamo, la libertà della Lettonia da parte dell'Unione Sovietica, invece altri, appunto come vi ho detto prima, la trovano un pochettino controversa, dato che questi tre fucilieri è vero che erano lettoni, ma è anche vero che lavoravano appunto per Lenin. Proprio a pochi passi dalla piazza che vi ho mostrato poco fa si trova il Museo dell'Occupazione Lettone. È un museo dove all'interno verrà ripercorsa tutta la storia della Lettonia negli ultimi 100 anni, quindi dall'occupazione nazista all'occupazione russa fino ai giorni nostri, quando hanno raggiunto, diciamo, la libertà. La prima sezione del museo documenta gli eventi che condussero all'occupazione della Lettonia, un approfondimento con tante testimonianze e reperti storici sul patto Molotov-Ribbentrop, siglato il 23 agosto 1939, con il quale l'Unione Sovietica e la Germania nazista si suddivisero le rispettive sfere di influenza nell'Europa orientale. Successivamente l'itinerario di visita prosegue con la sezione dedicata all'occupazione nazista, avvenuta durante il secondo conflitto mondiale tra il 1941 e il 1944. Il settore rosso, che trovate dopo quello blu, è invece dedicato alla seconda occupazione sovietica, che durò, pensate un po', dal 1944 al 1991. Anche qui sono conservati diversi reperti storici, tra cui un'analisi dettagliata della vita nei gulag, i campi di lavoro forzato sovietici. Infine, l'ultima parte del museo è dedicata al dissenso del popolo lettone nei confronti del regime sovietico e al raggiungimento dell'indipendenza nel 1991. Un periodo storico poco studiato nelle scuole, ma davvero molto interessante. Proseguendo lungo il centro storico di Riga, affiancando il parco Basčka-Kalna, che vi mostrerò in uno dei prossimi video, si trova uno dei monumenti più importanti della città di Riga, il Monumento della Libertà. Questo monumento è stato donato da uno scultore molto famoso, il cui nome è Kārlis Zāle, nel 1935, durante un periodo tra le due guerre di indipendenza lettone. In cima, come potete ben vedere, è raffigurata una figura femminile di nome Milda che rappresenta la libertà. In mano tiene tre stelle, non sono tre stelle casuali, ma raffigurano le tre regioni della Lettonia: Curlandia, Livonia e Latgalia. Da qui, dal Monumento della Libertà, continua il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi che hanno interessato la Lettonia durante l'occupazione sovietica e nazista. Adesso ci dirigeremo in un posto davvero molto particolare, ovvero il mercato coperto di Riga, che non sono altro che delle strutture ex sovietiche che sono state, diciamo, riutilizzate, riadattate come mercato all'aperto. Dopo aver visitato il Monumento della Libertà, siamo giunti qui davanti al mercato coperto di Riga. Come potete ben vedere sono 4 hangar, 3 li vedete, ma il quarto è qui di fianco a me,
dove venivano prodotti i Zeppelin, che erano dei dirigibili aerei utilizzati durante la prima guerra mondiale. Noi adesso entriamo perché all'interno hanno fatto appunto il mercato coperto, quindi si può fare diciamo un po' di spesa comprando dei prodotti locali come del pesce per esempio, però noi in realtà ci entreremo per andare a mangiare, perché ci sono tantissimi locali dove appunto assaggiare dei prodotti tipici. All'interno del mercato coperto di Riga ci sono tantissimi locali dove fermarsi. Noi ci siamo fermati in questo qui che trovate alle mie spalle. Si mangia dell'ottimo pesce e abbiamo speso, pensate, in 4 all'incirca una cinquantina di euro e ognuno ha preso il proprio piatto, come avete visto nelle riprese, anche delle bevande. Dopo aver mangiato al mercato centrale di Riga siamo entrati nel museo del ghetto e dell'Olocausto. Il museo aprì le sue porte il 21 settembre del 2010 ed è stato gestito dalla comunità ebraica Shamir. Il suo scopo principale è quello di preservare la memoria dei lettoni che sono stati uccisi durante la seconda guerra mondiale. Oltre alla ricostruzione molto fedele e a dir poco suggestiva di una casa tipica che si poteva trovare nel ghetto ebraico durante il secondo conflitto mondiale, nel museo sono conservate tantissime testimonianze di persone che hanno vissuto questo terribile periodo storico. Una delle stanze che mi ha colpito di più è stata sicuramente quella delle lanterne, dove vengono raccontate le storie delle vittime dell'Olocausto. Leggere le loro storie è davvero molto emozionante ed è incredibile come il genere umano dimentichi facilmente ciò che dovrebbe essere per sempre ricordato. Lasciatoci alle spalle il museo del ghetto ebraico e dell'Olocausto, ci siamo diretti verso la nostra ultima meta. Ultima tappa del nostro tour sulle orme dell'ex Unione Sovietica qui a Riga è questo palazzo che vedete alle mie spalle. È l'Accademia delle Scienze di Riga ed è un palazzo davvero particolare perché si trova nel quartiere che viene chiamato Piccola Mosca. Infatti in questo quartiere ci sono tanti edifici che richiamano il brutalismo sovietico. Ma poi questo palazzo non è tanto amato dai lettoni, lo sapete come mai? Perché viene chiamata anche la torta di Stalin. Infatti Stalin è stato colui che l'ha voluto, non è riuscito a finirlo perché poi è morto. Però comunque diciamo che i lettoni non hanno un buon rapporto con questo palazzo. Purtroppo volevamo salire sull'ultimo piano dell'Accademia delle Scienze di Riga per ammirare Riga dall'alto, però abbiamo appena scoperto che per un problema tecnico la piattaforma dove si può vedere la città dall'alto è chiusa, quindi solita fortuna. Fortuna che però potreste avere voi iscrivendovi al canale. Infatti questo video si conclude qua. Io vi aspetto la prossima settimana con un nuovo contenuto dalla Lettonia. Se vi va lasciate un mi piace o un commento per supportarmi. Ci vediamo la prossima settimana.